In questo video vi mostrerò come viene realizzato un vinile e lo farò grazie alla collaborazione di Imprimatur Varade Vinili, che oggi ha aperto la stamperia solo per noi. Stiamo andando a Varello Sesia, in provincia di Vercelli, a diversi chilometri dalla mia Toscana, e quello che sta guidando qui a fianco è Maurizio Bruno, uno dei chitarristi jazz più raffinati, più bravi, più talentosi che abbiamo in Italia, e che ho avuto il piacere di ospitare nel mio studio per registrare una live session. Sì, questo giro invece di essere io da Johnny giù in Toscana l'ho invitato dalle mie parti. Io, oltre a fare il musicista, ho anche un bed and breakfast, quindi questa volta ho detto vieni su tu che ti porto a fare una bella gita dal mio amico Simone, importante stampatore insomma della zona. Già, e comunque stiamo andando da Simone non solo perché è vicino al bed and breakfast di Maurizio, ma anche perché è uno dei pochi stampatori in Italia ed è forse l'unico che oggi fa ancora il controllo qualità come si faceva una volta e come dovrebbe essere fatto. Mentre ci avviciniamo alla stamperia, discutiamo su come sia difficile trovare oggi in Italia un vinile di qualità e su quanto sia fondamentale partire da una registrazione di livello. Quindi, nel caso di Maurizio, da microfoni importanti, nonché uno studio che riesca a produrre un buon master, analogico o digitale che sia. Ottenuto quello, va prodotta la lacca che servirà a creare la matrice dalla quale verranno poi stampati tutti i vinili destinati al commercio. Esatto, Johnny. A questo punto noi dobbiamo incidere la nostra lacca negli studio. Come facciamo? Ci vuole una macchina speciale. La macchina si chiama tornio. È come un giradischi, molto più grande e anche più costoso, e ha una testina speciale con uno zaffiro per l'incisione delle lacche o un diamante per l'incisione alla superficie in rame del DMM. Spiegandolo a grandi linee è così: viene mandato il segnale alla macchina che lo trasforma e la testina crea l'incisione. Lo racconto in maniera molto semplice, in realtà è molto più complesso, però è giusto per darvi un'idea. Sono macchine che sono state create fino a metà degli anni 80, dopodiché basta. Come il mondo del vinile è crollato, anche la produzione di questi macchinari è finita. Quindi noi lavoriamo per i nostri master solo con macchine che hanno una certa età. Ecco le lacche arrivate direttamente dagli studios, quindi a questo punto si tirano fuori dalla scatola, si fa un primo controllo visivo per vedere che tutta la lacca sia perfetta e che non si abbiano difetti dovuti al trasporto o a qualche altra problematica. Prima cosa da fare? Controllare il numero di lotto, compilare poi le schede di lavorazione per non perdersi nessuna informazione in caso di problemi, rifacimenti o comunque per avere uno storico su tutte le produzioni poi successive. Primo step è quello in cui si va a togliere una parte di lacca sul retro in modo da avere una parte che si collega direttamente all'alluminio e ci servirà per quando nel bagno galvanico la nostra lacca dovrà essere conduttiva dopo l'argentatura, altrimenti non può passare elettricità e non possiamo fare lo step della creazione della matrice. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Occhio che in contemporanea ho pubblicato un altro video in cui Simone demolisce una volta per tutte i falsi miti più ricorrenti legati alla produzione del vinile, tipo i falsi miti del vinile, il 180 grammi suona meglio. Assolutamente no. E poi gli ho fatto anche alcune domande un po' scomode. Trovate il video linkato qui sotto in descrizione e nel primo commento, andateci subito dopo questo che è una bomba. Adesso andiamo a fare un primo lavaggio e andiamo a fare la prima lavorazione sulla lacca. La prima lavorazione consiste nel grattare i bordi esterni e il bordo interno, perché dobbiamo fare un po' di grip per quanto riguarda l'attaccamento poi dell'etichetta in fase di pressaggio. Allora, iniziamo con l'acqua.
e poi iniziamo a grattare il centro, grattiamo la parte esterna, bagniamo, sapone. La pulizia della lacca è una delle fasi più critiche ed importanti. È molto lunga, quindi alcune parti di questo video sono state accelerate in fase di montaggio. L'importante è che sappiate che anche questa fase, apparentemente banale, se eseguita con scarsa attenzione, può pregiudicare il risultato finale, cioè quello che poi ascolteremo sul vinile che compriamo. A questo punto la lacca lavata deve essere passata in soda per alcuni minuti. Il primo step è comunque passare il pennello sopra i solchi della musica per togliere le eventuali bollicine che si possono essere formate. Poi mettiamo in agitazione per 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, in base al tipo di lacca. Adesso andiamo a risciacquare nuovamente la nostra lacca più volte. Come è importante il lavaggio della lacca, così è importante il risciacquo che ci porta allo step successivo. A questo punto iniziamo la lavorazione per l'argentatura, che si fa in vari passaggi. Per arrivare all'argentatura vengono applicati 2 attivatori sulla lacca. Molto importante, una lacca vale per un lato del vinile, quindi per un vinile singolo dovremo lavorare su 2 lacche, una per il lato A ed una per il lato B. E poi si va all'argentatura. Si lava ancora e poi asciughiamo. Vedi che cambia il colore verso il centro. Una volta che la lacca è asciutta e argentata, adesso possiamo andare in galvanica. Adesso la nostra lacca argentata deve andare nel nostro bagno galvanico. Andiamo a fissarla, dove prima abbiamo tolto la parte retro per andare a fare il contatto elettrico. Mettiamo la guaina di modo che non chiuda completamente la nostra lacca, ma sia poi facile da aprire successivamente. Diamo un'ultima sciacquata e partiamo col nostro processo. Questo processo, che è la creazione dello stampatore in nickel, come funziona? Abbiamo detto, abbiamo argentato la lacca, abbiamo una parte di sfere di nickel, una soluzione di nickel e la nostra lacca internamente. Viene data all'inizio poca elettricità, se vedete qua c'è il voltaggio iniziale, partiamo veramente bassi, siamo a mezzo volt adesso, e il nickel cosa fa? Il nickel è nella posizione più, vuole andare verso il meno della parte elettrica, quindi andrà in soluzione, si scioglierà e si depositerà all'inizio, proprio perché c'è poca elettricità, piano piano dentro i microsolchi della musica. Poi l'elettricità aumenterà fino a 12-13 volt, 130 ampere, e avremo alla fine uno spessore molto più grande. Perché? Perché abbiamo bisogno di uno spessore grande per andare in macchina e montarlo sulla nostra pressa, dove subisce delle pressioni di 150 tonnellate per centimetro quadrato. Il nickel è portato per questo, meccanicamente e fisicamente, è per questo che si sceglie il nickel per fare lo stampaggio plastico. Dopo circa 3 ore di lavorazione abbiamo il nostro stampatore quasi finito. Lo andiamo a pulire, lo rimuoviamo, lo laviamo perfettamente ovunque. A questo punto dobbiamo fare la lucidatura. Adesso c'è il momento della lappatura, la lisciatura della parte dietro al nostro stampatore. Lo stampatore dietro deve essere il più liscio possibile, perché più è rugoso e più rumore di fondo si potrà avere. Poi così e via.
Vedi che sta lucidando sempre di più. Cosa c'è sotto a questo peso? Carta vetrata. Carta vetrata. Una carta vetrata. Per lucidare. Sì, una tipica lucidatura, niente di più. Di là abbiamo il risultato finale. Tanto qua gli do una pulita. Terminata a questo punto la lucidatura, dobbiamo staccare il nostro stampatore dalla lacca. Questo è uno dei passaggi proprio fondamentali. Il distacco della lacca dallo stampatore. Vedi, io piano piano stacco la lacca dallo stampo. Senti, questa qua ha aggrappato molto bene, lo senti? È un po' come aprire le vongole o le cozze. Questa lacca qua non la potrai più riutilizzare, già lo senti che ha aggrappato molto bene. Bisogna sempre essere delicati quando si rimuove lo stampatore dalla lacca, perché altrimenti se si piega troppo lo stampatore si può danneggiare i solchi della musica e avere poi dei problemi in stampa. Vedi? Parte rimasta qua, parte qua. Adesso andiamo a rimuovere questa parte qua e a pulirla dall'argento. Adesso vi faccio vedere, solitamente vedi che già diventa tutta trasparente. Vedi qua, questa è la parte di lacca che viene via. Poi qua ce ne sarà tanta, quindi lì andremo a lavorare un po' più decisi. Qui facciamo proprio così. Vediamo di toglierlo tutto. Quando tu pulisci qua non devi mai toccare con il tuo straccio il bordo o esterno o troppo interno, perché cosa potrebbe succedere? Potresti avere un detrito e quindi quando tu poi vai a ripulire così ancora, magari hai un piccolo detrito di nickel e quel detrito di nickel ti rovina tutta la parte del disco, quindi devi stare sempre più che attento. Questo bagno a cosa serve? Questo serve per rimuovere l'argento. Abbiamo qua dell'acqua ossigenata e dell'ammoniaca. L'ammoniaca è la base per la soluzione di argento e in questo caso lo facciamo ritornare in soluzione per poi recuperarlo. Aspettiamo 10 minuti e lo stampatore sarà pulito dall'argento. Adesso prendiamo il nostro stampatore che è stato pulito e asciugato, lo mettiamo qua e facciamo la centratura. La centratura serve per centrare perfettamente il disco. Più è centrato il disco e meno problemi avrai con la tua puntina che si muove in modo pazzesco. Se è centrato bene è dritta e ferma. Lì c'è un magnete gigante, immagino. Ci sono dei magneti sotto. Questo, guarda, possiamo metterlo qua. Ci sono sotto dei magneti che lo tengono giù. Una volta che siamo vicini alla centratura, adesso la correggiamo ancora un pelino per averla perfetta, possiamo fare il nostro foro centrale e poi andiamo in preforma per dare la forma allo stampatore che andrà montato in macchina. Allora, adesso che è stato centrato, andiamo alla prossima macchina che farà l'ultima lavorazione, la preforma. La preforma è in acciaio. Questa non solo fa la conicità interna ed esterna, ma taglia anche l'extra del nostro stampatore. Andiamo a posizionarla e andiamo a schiacciare. Paura, eh? A questo punto abbiamo il nostro extra, che è qua, e il nostro stampatore che è preformato. Lo portiamo ai ragazzi e si inizierà la stampa. L'extra, come l'argento che abbiamo dissolto e la lacca che ha una parte in alluminio, viene tutto recuperato al 100%. Non si butta via niente, soprattutto in galvanica. Riepiloghiamo i passaggi, abbiamo l'argentatura della lacca arrivata, l'inizio della nichelatura per avere il nickel che entra piano piano nei microsolchi. Dopo 3 ore di nichelatura
abbiamo un grande spessore, dividiamo la lacca dallo stampatore, la ripuliamo dall'argento e dai residui di lacca, lisciamo il retro, foro centrale, preforma per poi montarla in macchina e iniziare a stampare. Allora, qua adesso abbiamo un bel 7 pollici. Questo deve essere pulito bene sia nella parte musica sia nella parte dove va a contatto col nostro mold. Il mold è la parte dove c'è il vapore e che ci aiuterà nella stampa. Quindi noi puliamo bene e portiamo con noi il nostro strofinaccio. Dobbiamo pulire bene, vedete anche qua, adesso è sporca questa parte, dobbiamo pulirla in maniera perfetta, deve essere lucido. Adesso andiamo a chiudere il nostro stampatore sia internamente che esternamente. A questo punto siamo poi pronti per la stampa. Abbiamo montato i nostri stampatori in pressa. Adesso cosa facciamo? Vi spieghiamo come funziona una pressa. La pressa per lo stampaggio plastica è molto semplice. Abbiamo una prima parte che si chiama estrusore, è una grandissima vite con dei fornetti che man mano scaldano la plastica e fanno in questa posizione questo, che è un panetto che poi vedrete sarà di plastica bella morbida. Il panetto viene preso con le etichette e viene portato al centro della pressa, dove abbiamo messo il nostro stupendo stampatore. Prendiamo, diamo l'ok alla macchina e pressa. Nel momento in cui presserà, passerà prima il vapore a circa 180 gradi per aiutare la plastica, che è un PVC, ad entrare dentro i microsolchi della musica. Poi l'acqua fredda perché così possiamo movimentare il pezzo e andare allo step successivo, che è il taglio dell'extra. Il taglio tirerà via la parte eccedente di plastica che verrà recuperata e il disco invece verrà poi impilato e messo a raffreddare qua, con vari piatti di raffreddamento che vengono messi in base al tipo di plastica, al tipo di musica, di ciclo di produzione e si aspetteranno 24 ore prima del controllo, perché aspettare tutto questo tempo è molto importante. La plastica ha subito un grande shock termico, quindi bisogna lasciarla riposare, o si avrà il disco che è tutto storto e ondulato. Adesso che abbiamo un po' visto come funziona, bisogna mettere in moto tutta la linea e si parte dalle pompe dell'acqua. Qui è dove ci sono i trattamenti delle acque. Abbiamo prima dei filtri, degli addolcitori, questo è l'impianto di acqua osmotizzata, il nostro serbatoio di acqua osmotizzata e qua sotto abbiamo tutte le pompe per l'acqua fredda. Se vuoi puoi fare un'inquadratura qua che poi parte, si vede che il manometro va su e giù. Questa è l'acqua che parte nei tubi. Questa è sempre la pressione dell'acqua. Adesso si sta regolando. È una valvola che a fondolinea che dà sempre la stessa pressione a tutto il circuito, anche quando le altre macchine chiedono l'acqua. Questa valvola qua nel computer sono 5.000 euro, ma sono 5.000 euro ben spesi, perché tutti gli altri hanno una manettina in fondo e l'acqua non è mai costante, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Quindi studiare impianti alle superiori mi ha fatto bene. Partiamo con la caldaia. Questa è una caldaia a vapore, fa 550 kWh di vapore, bella tosta. Adesso man mano scalderà tutto e manderà il vapore all'impianto. Senti, qua vibra tutto perché il vapore all'inizio, il peggior nemico del vapore è l'acqua, perché l'acqua è fredda e il vapore è caldissimo, quindi c'è un grande shock che sembra una cagata perché dici figa, l'acqua e il vapore sono la stessa cosa, e invece no, non sono proprio la stessa cosa perché cambia tanto la temperatura. È come buttare l'acqua calda sopra il finestrino della macchina quando è ghiacciato. Esatto. E quindi è una movimentazione in tutto l'impianto
e i bulloni ogni tot devi controllarli tutti, sennò sei proprio nella cacca. Allora, qua vediamo a che punto siamo. Qua abbiamo tutte le temperature dei nostri fornetti, la nostra vite che gira, il panetto quanto è grande, e man mano facciamo uscire la plastica e facciamo un po' di purge, spurghiamo la macchina. Adesso faccio un panetto, facciamo così. Quindi questa cosa qui la fai sempre per togliere la plastica che nel Sì, circuito? l'inizio togli la prima parte perché è fredda, Ok. e allora non va bene. Poi abbiamo la creazione del panetto, in questo caso facciamo dei panetti molto morbidi, così possiamo lavorare la plastica al meglio. Il panetto anche più è morbido, più puoi fare giochi di colore. E all'inizio vengono scartati i panetti, vedete qua c'è una parte è fredda, i primi non sono sempre belli, vengono scartati e tutta questa plastica viene sempre recuperata al 100%. Noi lavoriamo moltissimo con plastica recuperata. Eccoci al nostro panetto, perfettamente omogeneo. Prendiamo la nostra etichetta, la mettiamo sopra e sotto al nostro stampatore, in questo caso è monofacciata solo sotto, e diamo l'ok per la stampa. Una volta stampato andiamo a tagliare l'extra che verrà poi recuperato, rimacinato. Possiamo fare così. E qua abbiamo il nostro 7 pollici monofacciata Black Widow. Adesso andiamo invece sulla macchina automatica. La macchina automatica fa esattamente lo stesso lavoro, non puoi fare i giochi di colore, i picture, gli splatter e tutto quello che in realtà puoi fare con una manuale. Prendiamo le etichette, le mettiamo nei loro cestellini e le etichette hanno bisogno di un passaggio fondamentale, l'essiccazione in stufa. Perché? Perché quando noi andiamo a pressare, pressiamo a circa 180 gradi. Se l'etichetta è dentro dell'umidità o dell'inchiostro, l'etichetta si rompe, scoppia o fa le bolle, fa dei difetti molto brutti. Quindi deve essere prima essiccata molto bene, soprattutto quando abbiamo del nero. Andiamo. Tutta la polvere che tu vedi in giro non viene tolta e non deve essere tolta. Cioè, Questo perché? qua... Esatto, questo perché? Perché noi puliamo le macchine una volta ogni 6 mesi e basta. Se tu hai la pulizia maniacale e ogni volta vuoi pulire a destra e a sinistra, cosa succede? Che ogni volta che pulisci tu muovi la polvere. Sì. Ogni volta che tu la muovi la polvere la mandi in giro. E ogni volta che tu la mandi in giro fai più casino che il resto. Quindi le macchine vengono poi pulite completamente solo una volta ogni 6 mesi, non di più. Se no Allora, diventa un bel problema. Quanti dischi fa adesso? Quanti ne vuoi? Ok. A iosa. Sì. Proprio per tornare al discorso dell'etichetta di prima, vedete questa è rovinata e questa parte di etichetta è rimasta attaccata allo stampatore. Se non viene ripulito, tutte le prossime stampe saranno poi rovinate. Come con la macchina manuale, aspettiamo che il panetto sia omogeneo e poi partiamo. La macchina è calda, queste nuove macchine sono 4.0, sono collegate a computer e telefoni, possiamo vedere tutto quello che succede alla macchina, controllare gli scarti, la produzione e se c'è qualcosa che non va possiamo fare le varie correzioni. Iniziamo e stampiamo 3 o 4 dischi di prova, il primo per controllare che non ci siano difetti visivi sugli stampatori e poi iniziamo con la parte audio. Al quarto disco possiamo già ascoltare, terzo quarto disco, e capire se noi stiamo procedendo bene o male. I primi dischi sono sempre fatti senza etichetta, questo perché? Perché la macchina si sta settando, saranno sicuramente scartati e quindi possiamo riciclarli completamente senza dover togliere l'etichetta.
in questo caso stiamo usando plastica completamente rigenerata, non è plastica pura. Infatti ha qualche difetto di colore, ma costa meno, sicuramente è più vantaggiosa sia per un artista che vuole fare il suo disco colorato, sia per l'ambiente, perché non vai a creare nuova plastica, ma a riutilizzare quella che c'è già in commercio e che potrebbe essere scarto e basta. Durante la stampa facciamo il nostro controllo qualità. Come funziona? Prendiamo uno dei dischi, andiamo a controllare che copia è. Questa è la copia numero 98. Andiamo a pesarla, questo è un 140 grammi. Siamo a 152, quindi possiamo aumentare la pressione, risparmiare un attimo sulla plastica, però dobbiamo mantenere un suono il migliore possibile. Allora, posizioniamo il nostro disco. Noi abbiamo le schede per il controllo qualità in base alla produzione, i colori eccetera eccetera. Dobbiamo controllare che tutto sia giusto, che l'etichetta sia giusta, i lati incisi siano giusti, le matrici siano incise giuste, e poi naturalmente andiamo alla parte sonora. Faccio ascoltare anche a voi fuori. Quali sono i punti che si vanno a controllare? In questo caso, in produzione, i punti fondamentali sono l'inizio del disco, tra la prima e la seconda traccia, e la fine del disco. Questo viene fatto su entrambi i lati. Se c'è del rumore, allora prendiamo e andiamo a cambiare i settaggi che ci sono nella macchina. Se invece si tratta di altro, ci facciamo aiutare dal microscopio, che spiegheremo poi più avanti, o controlleremo invece la plastica piuttosto che il raffreddamento o altre 1000 cose del processo. Come dicevamo, dopo 24 ore, quando i dischi sono riposati, li andiamo a controllare. I dischi hanno subito un forte shock termico, è un grosso stress perché la plastica è stata sciolta, è passata in pressa a 180 gradi, raffreddata, quindi si aspetta e si controllano il giorno dopo. Caterina sta facendo il controllo visivo su ogni disco, sistema i vari difetti che ci possono essere e imbusta. I dischi vengono controllati singolarmente uno ad uno. Qua non esce un disco se non è stato fatto un controllo visivo su ogni pezzo. E se ci sono dei problemi o dei difetti audio, i dischi vengono ascoltati tutti, completamente. Perché? Perché noi facciamo piccole produzioni, 100, 200, 300 pezzi. Non possiamo permetterci che anche solo 10 di questi pezzi qua siano difettosi, possono andare a un cliente dall'altra parte del mondo e può essere un grave problema. 10 pezzi su 100 sono il 10%, è un grave danno per qualsiasi cliente. Adesso andiamo al reparto audio dove ascoltiamo i nostri dischi e c'è un grande amico con noi che è venuto qua appositamente perché ha stampato da noi, è stato felicissimo e sta controllando i suoi dischi. È Maurizio Bruno. Ecco. Sì, visto che c'è questa opportunità, la sfrutto, insomma. Abbiamo stampato 2 dischi di Maurizio, è stato felicissimo, uno dei quali è quasi completamente sold out, l'altro è già andato, affrettatevi per prendere il resto e qua come si può vedere anche lui. Stavo ascoltando e appunto sotto questa attrezzatura il mio ultimo da solo, Trip with a Lady volume 2, chapter 2, e con Simone abbiamo fatto anche Svartisen, che è stata una ristampa che è andata benissimo, e appunto io mi sono affidato a lui perché per la prima volta nella mia vita ho visto
che c'era il controllo qualità, cosa che in realtà non ho mai visto da nessuna parte. Come dicevamo prima, noi controlliamo visivamente tutti i dischi e se c'è qualche piccolo difetto visivo o se c'è qualche dubbio anche in stampa, i dischi vengono ascoltati anche uno per uno fino a che non si trovano le copie che servono per arrivare alla fine della nostra produzione o si stampano per arrivare alla fine della produzione. Questo perché, come dicevo, i nostri clienti non possono permettersi di avere dei prodotti che non possono vendere. Ad aiutarci in questo c'è anche questo microscopio elettronico, come vedete può controllare tutti i solchi della musica in una maniera perfetta. Qua andiamo a controllare sia le lacche, sia la parte di argentatura, la galvanica, il disco finito, gli stampatori, qualsiasi piccolo problema che noi possiamo avere con questo strumento lo possiamo analizzare e andare a parlare con i nostri vari reparti o con i nostri fornitori nel caso delle lacche. Qua abbiamo un corpo estraneo di una plastica test, qua abbiamo dei cutting che invece hanno avuto un problema in fase stereo, questa era una parte sussurrata e quindi l'incisione è troppo piccola, siamo a 19 micron, si sente del rumore, non si sente assolutamente nient'altro. Qua abbiamo dei danneggiamenti sullo stampatore fatto da un materiale esterno, un'impurità contenuta nella plastica. Questo tipo di controllo così accurato sul prodotto finito in Italia non lo fa nessuno ed è difficile trovare dei posti sia in Europa che nel mondo che abbiano una tale attenzione per il prodotto finale. Un'altra parte della nostra ditta riguarda la stampa delle cassette e la produzione. Qua abbiamo delle Tapematic, questa è la macchina che fa il master. Cosa fa? Trasforma la musica da digitale, la rimanda in analogico al nostro schiavo. Lo schiavo che cos'è? È un registratore, qua abbiamo la testina lato A destra-sinistra, lato B destra-sinistra, qua viene messa la pizza, il nastro, viene fatto passare e inciso a 64 per di velocità massima. Più si va veloce, più si perde qualità e noi non vogliamo perdere qualità. La macchina, una volta che ha finito la registrazione, viene spostato il nastro qua abbiamo il nastro, qua potrebbe essere un'altra cassetta sempre uguale per quando si fanno grandi produzioni, fa il passaggio nel vuoto, viene poi collegato e il nastro viene messo dentro le cassette. Le cassette sono chiamate C0 perché hanno dentro 0 nastro, c'è solo la plastichina trasparente. Le vecchie cassette C45, C60, C90 erano chiamate così perché avevano 60, 90, 45 minuti di musica. Fa tutto in automatico ed è molto più veloce dello schiavo. Dopodiché la cassetta viene presa e viene stampata sul fronte e sul retro, o completamente o con una volta solo con i titoli. La qualità di una cassetta arriva tutto dalle macchine, queste sono Tapematic che sono le migliori che sono state fatte in Italia fino agli anni 80, e il nastro. Il nastro, la qualità migliore ce l'abbiamo qua in Europa, in Francia, ed aiuta tantissimo. Gli altri nastri hanno delle qualità più basse vuol dire che hanno un range sonoro più stretto, hanno meno volume, hai anche poi della difficoltà nel lavorare il nastro. Ogni macchina deve essere calibrata in base al nastro che viene usato. Ci siamo? Si va? Vai. Beh, che ve ne pare? In questi casi si dice sempre che non sarei mai voluto andare via ed è proprio così, perché entrare in azienda e assistere a tutto il processo produttivo step by step è stato incredibilmente ganzo. Traduco dal livornese con interessante, affascinante, illuminante. Questo me lo sono portato via come ricordo. Quanto può valere? Qualche centesimo? È un pezzo di plastica, eppure diventa un oggetto preziosissimo perché veicolo di musica, quindi di emozioni e cultura. E il processo
per crearlo è semplicemente magico, lo abbiamo visto insieme. E poi una cosa che per me è sempre importante, mi sono portato via l'aver conosciuto delle belle persone, mi riferisco a Simone e Caterina che hanno investito tutto quello che avevano in questa azienda, che portano avanti con 1000 sacrifici ma con una passione immensa. Al di là del super contenuto che ho creato grazie alla loro collaborazione e ospitalità, è stato bello scoprire che esistono persone per bene anche in questo mondo che di solito è fatto di grandi opportunisti e non voglio dilungarmi. Imprimatur Varade Vinili è una splendida realtà che si sta facendo strada velocemente perché ha scelto di investire nella qualità e non nella massimizzazione del profitto ad ogni costo, e proprio per questo va supportata il più possibile. Quindi se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e condividetelo ovunque, facciamolo girare per supportare il loro lavoro. E poi subito dopo questo vi aspetta il video in cui Simone demolisce i falsi miti più resistenti legati alla produzione del vinile, come il vinile 180 grammi che suona meglio, il nero che suona meglio del colorato, e poi risponde ad alcune mie domande scomode a cui nessuno ha mai voluto rispondere, perlomeno in Italia. Il link per arrivare a quel video è qui sotto in descrizione e nel primo commento. A presto e buoni ascolti. Qua siamo nello stabile della Ex Rotondi, dove c'è anche la nostra ditta, e questa è una turbina elettrica tra le più vecchie che ci sono in Europa, ancora perfettamente conservate. Potete vedere anche i dettagli che hanno questi macchinari e i dettagli che ci sono anche nella costruzione di ambienti da lavoro come erano questi. Poi di là c'è tutto un meandro di cunicoli destra, sinistra, su, in alto e in basso, e sembra un Dungeons di Dungeons and Dragons, è fantastico, da visitare prima o poi.